Oggi mia nipote di 9 anni mi ha fatto la domanda più difficile della mia vita e ho capito una cosa che nessuno mi aveva mai spiegato. Mi chiamo Teresa e ho 68 anni. Ogni pomeriggio mi siedo sul balcone. Non faccio niente di speciale. Guardo solo la strada e ascolto il giorno che se ne va piano piano. Oggi con me c'è mia nipote Alba. Ha 9 anni e un'energia che non si stanca mai. Si dondola sulla sedia, guarda il cielo e all'improvviso dice: Nonna, tu sei felice? non rispondo subito, perché ci sono domande che non si rispondono in fretta. Perché me lo chiedi? Le dico. Perché a scuola ci hanno detto che dobbiamo essere felici, ma non ci hanno spiegato come si fa. Sorrido. Vieni, le dico, siediti qui. Alba sale sulle mie ginocchia. Quando avevo la tua età pensavo che la felicità fosse vincere o avere ragione. Poi ho creduto che fosse lavorare tanto e ottenere molte cose. E ha funzionato? Non sempre. La maggior parte delle volte mi stancavo più di quanto fossi felice, ma col tempo l'ho capito. Cosa? Cosa intendi dire? Ho capito che la felicità non corre, non urla, quasi sempre arriva in silenzio. Per esempio, quando mi sveglio e non ho fretta, sono felice. Quando qualcuno mi chiama solo per sapere come sto, quando vedo le mie piante crescere giorno dopo giorno, o quando ascolto una canzone che mi riporta dei ricordi. E adesso? Adesso sei felice anche tu? Guardo il balcone, la strada, il rumore lontano. Poi guardo lei. Adesso, più che mai, rispondo. Alba resta pensierosa, senza dire nulla, in silenzio. Appoggia la testa sul mio petto. E in quel piccolo silenzio tutte e due capiamo che ci sono felicità che non si spiegano, si vivono soltanto. E questo basta. Ti è piaciuta questa storia? Su Patreon trovi PDF, esercizi e storie esclusive per imparare l'italiano. Unisciti alla nostra comunità. Mi chiamo Teresa e ho 68 anni. Ogni pomeriggio mi siedo sul balcone. Non faccio niente di speciale. Guardo solo la strada e ascolto il giorno che se ne va piano piano. Oggi con me c'è mia nipote Alba. Ha 9 anni e un'energia che non si stanca mai.
Si dondola sulla sedia, guarda il cielo e all'improvviso dice: Nonna, tu sei felice? non rispondo subito, perché ci sono domande che non si rispondono in fretta. Perché me lo chiedi? Le dico. Perché a scuola ci hanno detto che dobbiamo essere felici, ma non ci hanno spiegato come si fa. Sorrido. Vieni, le dico, siediti qui. Alba sale sulle mie ginocchia. Quando avevo la tua età pensavo che la felicità fosse vincere o avere ragione. Poi ho creduto che fosse lavorare tanto e ottenere molte cose. E ha funzionato? Non sempre. La maggior parte delle volte mi stancavo più di quanto fossi felice, ma col tempo l'ho capito. Cosa? Cosa intendi dire? Ho capito che la felicità non corre, non urla, quasi sempre arriva in silenzio. Per esempio, quando mi sveglio e non ho fretta, sono felice. Quando qualcuno mi chiama solo per sapere come sto, quando vedo le mie piante crescere giorno dopo giorno, o quando ascolto una canzone che mi riporta dei ricordi. E adesso? Adesso sei felice anche tu? Guardo il balcone, la strada, il rumore lontano. Poi guardo lei. Adesso, più che mai, rispondo. Alba resta pensierosa, senza dire nulla, in silenzio. Appoggia la testa sul mio petto. E in quel piccolo silenzio tutte e due capiamo che ci sono felicità che non si spiegano, si vivono soltanto. E questo basta. Mi chiamo Teresa e ho 68 anni. Ogni pomeriggio mi siedo sul balcone. Non faccio niente di speciale. Guardo solo la strada e ascolto il giorno che se ne va piano piano. Oggi con me c'è mia nipote Alba. Ha 9 anni e un'energia che non si stanca mai. Si dondola sulla sedia, guarda il cielo e all'improvviso dice: Nonna, tu sei felice? non rispondo subito, perché ci sono domande che non si rispondono in fretta. Perché me lo chiedi? Le dico. Perché a scuola ci hanno detto che dobbiamo essere felici, ma non ci hanno spiegato come si fa. Sorrido. Vieni, le dico, siediti qui. Alba sale sulle mie ginocchia. Quando avevo la tua età pensavo che la felicità fosse vincere o avere ragione. Poi ho creduto che fosse lavorare tanto e ottenere molte cose. E ha funzionato? Non sempre.
La maggior parte delle volte mi stancavo più di quanto fossi felice, ma col tempo l'ho capito. Cosa? Cosa intendi dire? Ho capito che la felicità non corre, non urla, quasi sempre arriva in silenzio. Per esempio, quando mi sveglio e non ho fretta, sono felice. Quando qualcuno mi chiama solo per sapere come sto, quando vedo le mie piante crescere giorno dopo giorno, o quando ascolto una canzone che mi riporta dei ricordi. E adesso? Adesso sei felice anche tu? Guardo il balcone, la strada, il rumore lontano. Poi guardo lei. Adesso, più che mai, rispondo. Alba resta pensierosa, senza dire nulla, in silenzio. Appoggia la testa sul mio petto. E in quel piccolo silenzio tutte e due capiamo che ci sono felicità che non si spiegano, si vivono soltanto. E questo basta